Chiamo con tanto piacere l'amico Vincenzo Adamo, professore di oncologia medica, direttore del Dipartimento, non so se ancora lo sei, del Dipartimento di oncologia medica del Papardo e poi mille altre attività che adesso ci racconta, nonché referente per la REOS, la rete oncologica siciliana. Grazie per aver accettato l'invito, ti passo la parola. Grazie a te Laura, sono veramente onorato di essere oggi insieme a voi in questa giornata così importante, veramente complimenti perché è un progetto che conoscevo naturalmente e che conosco, ma di grande rilievo. Io sposterò la vostra attenzione perché non parlerò di SPOC, non parlerò naturalmente di ricerca. Laura gentilmente ha voluto che io presentassi un po' le nostre attività nell'ambito della rete oncologica di cui mi sto occupando in questo ultimo periodo e cercherò di andare naturalmente velocemente per non tediarvi e per non togliere spazio ad importanti presentazioni. Naturalmente questa è una premessa per tutte le reti oncologiche, anche per quella nostra siciliana, con le finalità tipiche di una rete che è quella dell'equità, quella di garantire un accesso ai processi equo, ai processi di cura e naturalmente anche far sì che nell'ambito della rete tutti possano avere il meglio delle opportunità. Questa è un po' la nostra storia che comincia 10 anni fa, però di fatto la rivitalizzazione di questa rete rinasce nel 2019 con un impegno molto forte insieme ad Agenas. Abbiamo lavorato 3-4 mesi con dei dirigenti di Agenas e abbiamo rivisto un po' la metodologia di come riprendere l'attività di una rete oncologica in Sicilia e abbiamo puntato su due aspetti fondamentali: la multidisciplinarietà, questo è il tavolo tecnico della rete che è costituita proprio da varie figure multidisciplinari e nello stesso tempo abbiamo puntato su due aspetti fondamentali: quello che è il percorso diagnostico terapeutico, quindi i PDTA, lo sviluppo dei PDTA al di dentro della rete e appunto la multidisciplinarietà. E questi sono stati i nostri, diciamo, elementi fondamentali per creare e per riattivare questa rete. A che cosa ha portato tutto ciò? Ha portato a darci dei compiti. Io vado un po' veloce perché vi devo un po' raccontare questa storia. Nella prima seduta ci siamo dati proprio delle regole come tavolo tecnico insediato dall'assessore dell'epoca che era l'avvocato Razza e con queste regole abbiamo cominciato a lavorare. E che cosa abbiamo fatto fino ad oggi? Ci siamo dedicati innanzitutto a rivedere alcuni PDTA che già avevamo fatto in passato, come quello della cardio-oncologia, quello dei tumori ereditari e quello dei tumori della mammella. Li abbiamo naturalmente riaggiornati tutti e la cosa più importante è che dentro la rete oncologica regionale siciliana abbiamo finalmente individuato una modalità per diciamo di SPOC ed hub per creare i punti della rete. I primi punti che abbiamo creato sono state le breast unit. Oggi noi abbiamo 17 breast unit validate, vi do un dato per tutti: nel 2022-2023 su 3.800 donne che sono entrate in un percorso diagnostico terapeutico del tumore della mammella in Sicilia, 3.760 sono state dentro la rete, quindi dentro le breast unit, un risultato spettacolare per noi se pensiamo che fino a qualche anno fa in qualsiasi angolo della nostra Sicilia veniva trattato il tumore della mammella. Le persone oggi sanno che hanno 17 breast unit a disposizione del territorio su cui fare tutto ciò. E naturalmente non ci siamo fermati a quelli, noi abbiamo già attivato 10 PDTA, i tumori più importanti. Questi PDTA costituiscono il 90% dei tumori come incidenza generale, ma in corso ce ne sono altri 2 di neurooncologia, c'è anche un percorso sull'Oncovax, parleremo anche di vaccini nel prossimo futuro nell'ambito della rete. Vedete, questi sono i vari PDTA e anche per questi PDTA, polmone, ovaio, utero, mammella, eccetera, la stessa metodologia, l'individuazione dei centri specialistici dove doveva essere
cioè dove abbiamo individuato che c'era tutta la multidisciplinarità presente per poter fare un percorso diagnostico-terapeutico. Ma non è stata solo un'iniziativa nostra, è stata un'iniziativa sorvegliata da Agenas. Nel corso di questo periodo abbiamo anche lavorato per la creazione del Molecular Tumor Board, che si è insediato regionale, insediato nel 2021 e rivisitato nel 2023. Oggi il Molecular Tumor Board ha identificato 10 laboratori di NGS che sono a disposizione per il territorio siciliano. Le 3 grandi aree metropolitane sono coperte, Palermo, Catania e Messina, è coperta anche la zona Iblea, e al di dentro di questi 10, 4 di questi laboratori hanno anche la capacità e la potenzialità di fare NGS estesa, quindi di fare una genomica molto estesa, ma sono già attivi. Il nostro Molecular Tumor Board funziona. Naturalmente cerchiamo di fare anche comunicazione, lì siamo sempre molto poco attenti, ma questo è un difetto della nostra sicilianità: non facciamo comunicazione, non sappiamo dire le cose buone o le cose anche diciamo che sono in cantiere. Ecco, vi dicevo, noi siamo stati controllati, e questo è il controllo che ci ha fatto Agenas nel report 2023, e vedete la differenza fra diciamo il report 2021 con i punteggi che venivano dati alla rete, non arrivavamo al 37, oggi nel 2023 siamo arrivati quasi al 60 come punteggio, quindi un salto di qualità e di organizzazione in rete importante che Agenas, il Ministero della Salute, ha riconosciuto alla REOS, alla Rete Oncologica Siciliana, per 2 elementi fondamentali: la presa in carico dei pazienti al di dentro delle strutture della rete, questo è un dato fondamentale, e vedete con quella freccia siamo vicini alle grandi strutture nazionali, e vedete che la presa in carico ce l'abbiamo un po' per tutte le patologie, ma la cosa importante è l'indice di fuga. Abbiamo ridotto l'indice di fuga, non lo si dice, non esce sui giornali, ma in effetti io parlo naturalmente della rete oncologica, quindi parlo delle patologie oncologiche, e vedete dove siamo come indice di fuga, la Sicilia? Beh, se voi guardate ancora quante regioni hanno un indice di fuga molto elevato, e noi siamo vicini anche a regioni importanti che poi hanno l'indice di fuga verso la Francia, verso la Svizzera o verso l'Austria. Quindi 2 dati importanti che ci vengono riconosciuti e che passano attraverso, ve le faccio vedere rapidamente, attraverso una metodologia sulla quale noi abbiamo puntato moltissimo, ve l'ho detto alla prima, la multidisciplinarietà, quindi il GOM, il gruppo oncologico multidisciplinare dentro ogni centro specialistico. Il dato è venuto fuori in maniera incontrovertibile dalla verifica di Agenas, cioè proprio, e questo lo hanno scritto anche nelle loro conclusioni. Vado veramente rapidissimamente a finire. Ma nelle conclusioni ci fanno anche delle raccomandazioni, delle critiche. Le 2 critiche più importanti sono state mancanza di finanziamenti alla rete, e questo purtroppo è la realtà, quindi una rete che fino adesso si è gestita sulla passione, sulla volontà di tutti gli operatori a livello siciliano, ma non abbiamo avuto dei fondi specificatamente mirati alla rete. E l'altro aspetto, la situazione della implementazione della piattaforma informatizzata, che ancora nella rete non esisteva, ma sta per esistere. Infatti chiudo questa mia presentazione proprio dicendo che il prossimo obiettivo, per quanto riguarda i finanziamenti, abbiamo inserito nei finanziamenti quelli del PON. La Sicilia ha avuto 3 milioni nei 5 anni, 738.000 euro l'anno, e abbiamo presentato, vedete, questo è un decreto assessoriale che ha accordato questi fondi alla implementazione della rete, quindi dal punto di vista informatico, e alla digitalizzazione anche della rete, quindi dei laboratori, alla digitalizzazione dell'anatomia patologica e così via. Sarà spalmato in 5 anni, ma anche risorse umane, non solo tecnologiche. Per esempio prevederemo 10 bandi di selezione per bioinformatici e naturalmente data manager,
E vedete ora che cosa abbiamo fatto invece per quanto riguarda la piattaforma. Abbiamo con la piattaforma della rete oncologica campana della ROC, questo è una recentissima documento in cui c'è questa condivisione, è stato già firmato sia dalla Regione Siciliana, quindi dall'assessore, che dal coordinatore della rete campana, che è il dottor Attilio Bianchi del Pascal di Napoli. Quindi noi utilizzeremo la Rock Sinfonia 2 gratuitamente, già siamo in azione perché stiamo lavorando in questo senso, ma oltre a questo avremo a disposizione anche la piattaforma ProSite web-based per i tumori della prostata. Siamo inseriti in questa piattaforma, abbiamo una piattaforma per i tumori neuroendocrini che stiamo utilizzando e abbiamo una piattaforma, perché la rete oncologica siciliana fa parte di questo programma di profilazione genomica, che è quello gestito, diciamo, e coordinato da Fondazione Ricerca e Salute con Nello Martini, e dove noi siamo dentro. Abbiamo raccolto, ha profilato la Sicilia, io non ci credevo, ma quando sono andato a rivedere i dati, nel 2023 4.950 profilazioni sono state fatte in Sicilia, quindi viene fatto questo tipo di lavoro, va coordinato, e con questo aspetto e il nostro futuro, con questo aspetto dell'informatizzazione, siamo sicuri che possiamo dare un'ulteriore svolta. Chiaramente vi ho portato fuori dall'attenzione delle precedenti presentazioni, ma Laura mi diceva, ma probabilmente si potrà trovare una sinergia fra la rete e il lavoro che faremo noi, ma perché no? Sarà per noi un bellissimo risultato se possiamo collaborare insieme. E grazie ancora per questo invito.